la tasca applicata. Questo è il rovescio del tessuto e questo è il dritto del tessuto. Vedo che il margine dove si infila la mano è rifinito con un orlo doppio. Ho questo 1,5 centimetri, vado a misurarlo, sì, questa misura, e poi ho questa. Qui in alto piego il 1,5 centimetri. Per piegare il 1,5 centimetri posso utilizzare due soluzioni: o lo segno sul dritto, scusatemi, questo è il rovescio, o lo segno sul dritto 1,5 centimetri col gesso, poi utilizzo quel segno che ho fatto per piegare il tessuto verso il rovescio, mantenendo la linea del gesso esattamente sulla piega, oppure prendo il tessuto sul rovescio, sapendo che questa distanza è 1,5 centimetri, quindi io lo devo piegare 1,5 centimetri, mi faccio dei segni dal margine verso l'interno del doppio, quindi 3 centimetri. Essendo una linea dritta posso farne anche semplicemente 2, poi unisco con la riga e piego il margine della tasca sulla mia linea blu, così sul gesso. In questo modo io sto piegando esattamente 1,5 centimetri. Blocco con gli spilli, imbastisco e stiro, così. Imbastito il primo margine che ho trovato sul cartamodello, ora piego l'altro, quindi vado a misurare. Questo è il rovescio del tessuto. Piego questi centimetri che mi vengono indicati sul dritto del tessuto. Anche qui, per riportare la misura, in questo caso sono sul dritto del tessuto, perciò non vado a segnarli sul dritto, ma vado a segnarli sul rovescio ed esattamente la misura che mi viene indicata. Quindi riporto i centimetri, unisco con una retta e poi piego il tessuto sul dritto del tessuto, a dritto contro dritto, blocco con degli spilli solo questo margine laterale, questi due margini laterali, e andrò ad eseguire una cucitura a macchina qui e qui, rispettando i margini che mi vengono indicati. Quindi questi centimetri che io trovo qui li riporto con il gesso ed eseguo una cucitura a macchina qui e qui. Cuciti i margini, taglio il tessuto, però in questo modo. Taglio, lascio un mezzo centimetro, poi proseguo con il tessuto singolo tagliando la parte questa dove ho il centimetro già girato all'interno, mentre la parte sotto la lascio intera. In questo modo taglio solo il primo pezzettino della parte sotto, così. Quindi partenza, entrambe le stoffe, e poi taglio solo la parte questa sopra e qui così. Ora ribalto e porto verso il rovescio, anche l'angolino qui taglio un po' in diagonale, appena appena, questo e questo, così gira meglio. Questa è la parte alta della tasca ed è rifinita in questo modo qui. Poi andrò ad eseguire una cucitura a macchina, però prima rifinisco anche gli altri tre lati. Gli altri tre lati li posso rifinire in questo modo.
misuro il margine che mi viene indicato e piego all'interno, piego, lo imbastisco prima con gli spilli, poi con l'imbastitura, anche questa, e poi ripiego la parte sotto, prestando attenzione che gli angolini non fuoriescano. Posso anche fare in un altro modo questi angolini in fondo, per fare in modo, se il tessuto è un po' grosso, che ci sia meno spessore. In questo modo prendo l'angolo, lo piego dei centimetri che mi vengono riportati e segno con il gesso qui dove l'ho piegato, sul margine sotto questa linea blu. Poi piego l'altra parte sempre degli stessi centimetri e segno dove è arrivato il margine. Prendo i due segnetti e li unisco con una retta. Sono sul rovescio del tessuto. Poi piego l'angolo in questo modo, faccio coincidere i due segnetti che avevo fatto e la linea di congiunzione tra i due segni, eseguo la cucitura a macchina. Erano questi e questi, ed eseguo una cucitura a macchina. Eseguita la cucitura a macchina sul segno del gesso, taglio e lascio mezzo centimetro dalla cucitura, poi giro, anche l'angolino qui lo taglio di un pochino e giro anche da questa parte. Ecco qua, rifinito. Piego all'interno il lato della tasca, questo, fino ad arrivare all'angolino, in questo modo. Qui nello stesso e qui nello stesso modo. Lo imbastisco, poi vado ad eseguire una cucitura a macchina qui per tenere bloccato e poi la vado a applicare sulla giacca, però prima la imbastisco e la stiro con i 3 margini all'interno e qui la cucitura. Fatto la cucitura qui per tenere bloccato questo margine e l'imbastitura tutto attorno. Se il tessuto dovesse sfilare tantissimo, prima di girare all'interno i margini, questi 3 lati, è meglio passare lo zigzag oppure la taglia e cuci, però se si fa la taglia e cuci bisogna prestare attenzione che i margini poi cambiano, diventano più piccoli. Ora applico la tasca allo spoglierino. Bisogna prestare attenzione alla paramontura, non prendere dentro la paramontura, infatti devo ancora eseguire la cucitura ribattuta esterna. Apro tutto, lascio solo il tessuto del davanti appoggiato sul tavolo. Venivano indicati sul cartamodello del davanti alcuni punti che mi potevano aiutare per posizionare la tasca sul mio davanti. Ecco qua, veniva disegnata. Tante volte è disegnata solo la parte iniziale, una specie di L, e si possono segnare i punti. Però è molto importante
anche se ci sono questi riferimenti, provare la giacca prima appoggiandoci sopra la tasca dove vengono indicati i riferimenti del cartamodello, bloccarla solamente con degli spilli e poi provare l'indumento, in questo caso questo spolverino, per vedere se la tasca si trova esattamente dove noi vogliamo, altrimenti si sposta. Si può sempre tenere i punti di riferimento per spostarli di tot centimetri, così avete comunque un riferimento appropriato. Ora io la vado ad appoggiare, la blocco solo con degli spilli come ho detto e poi la provo. Se va bene la imbastisco qui a margine e poi eseguo una cucitura molto vicina al margine, qui a 2-3 mm. Tasca applicata. Ho eseguito una doppia cucitura, si vede la prima cucitura qui a margine attorno e anche una seconda cucitura, e internamente è tutta bella rifinita, pulita. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video, ciao ciao!